Allora, ieri ho visto l'ultimo film di Richard Linklater, Nouvelle Vague, su Godard e la Nouvelle Vague, e in maniera particolare sul suo primo film, il film d'esordio, il capolavoro, A Bout of Truth, fino all'ultimo respiro, che è diventato l'emblema, diciamo, della Nouvelle Vague francese. Un film con una trama esile, che racconta praticamente i 20 giorni di riprese del film, centrato sulla figura di Godard, una figura enigmatica, anarchica, che decostruisce, ripensa il modo di fare cinema. Ma è anche un film su un momento storico e su una nuova ondata di registi, che molti dei quali scrivevano nei carriere del cinema, sono passati dall'altra parte della macchina da presa, filmando film importanti, diventando registi importanti come Truffaut, Chabrol, Rivette. Questi registi hanno anche i loro maestri, chiaramente. I maestri sono Rossellini, sono Bresson, sono Bergman. E per me è stato davvero emozionante vedere Rossellini, girato da appunto Linklater in questo film, entrare nella redazione dei Cahiers du Cinéma, accolto come un maestro, un amico, insomma, punto di riferimento assoluto. E Rossellini dice alcune cose molto semplici: rompete le regole, non seguitele, libertà, urgenza, spontaneità, bassi costi, catturate l'attimo, la spontaneità, insomma, la vita quando accade. Questa è la dinamica neorealistica, poi di fatto, se proprio dobbiamo usare questo linguaggio. E Godard fa esattamente questo. Lui lo fa in maniera, l'elemento, diciamo, tecnico innovativo è quello, insomma, dei salti, no? Dei salti narrativi, al montaggio un po' casuali, dove mantiene i momenti più intensi di ogni singolo momento. Non gli interessa la rappresentazione realistica. A un certo punto cos'era, non mi ricordo, la costumista gli dice: c'è bisogno del sangue, insomma, guarda, basta che sia rosso, non ha importanza. L'importanza è l'evocazione, così come non ha importanza la sessualità, che deve essere solo suggerita. L'importante è la naturalezza. La naturalezza è fondamentale, nei grandi registi è sempre fondamentale. La semplicità, ricordatevi questa parola, la semplicità. L'urgenza comunicativa, ecco, questo lo dice anche molto Rossellini. Questo è etico, è un discorso etico, rigore morale. Bisogna essere rigorosi con se stessi e con gli altri, sulla questione della spontaneità e dell'urgenza e del coraggio comunicativo. E allora Linklater, come dire, torna indietro, ma questo tornare indietro non è per nulla nostalgico, ma è assolutamente vitalistico. È riconoscere una tradizione, nel film in maniera particolare con i nomi sotto cristallizzati, riconoscendone l'identità, l'importanza artistica ma l'arte per Linklater, che è un gadameriano, apre, una volta vissuta, è possibile sempre non solo rileggerla, ma non solo attualizzarla, ma reinventarla, partendo e ripartendo, copiando, ricopiando, rimasticando, rivivendola, ogni forma, ogni manifestazione artistica e della vita.
gli orizzonti possibili di Gadamer si aprono nel cinema di Linklater, quindi Linklater ritorna nei luoghi del film, quindi l'appartamento è esattamente l'appartamento dove era stato girato il film, così come le strade, in particolar modo della scena finale, dove Linklater ha fatto togliere i dossi. Questa, no, Linklater dice la cosa più problematica dell'attualizzazione è togliere, no? Perché poi i luoghi non sono cambiati tantissimo. E, insomma, il ritornare nel luogo non ha, ripeto, nulla di passatista, assolutamente. E quindi il bello del cinema di Linklater è sempre quello di metterci in movimento, di invitarci all'azione. Pensate ad esempio a un film stupendo che vidi quando ero ragazzo, ma che lo rivedo sempre molto volentieri, come Prima dell'alba, quando i due ragazzi scendono dal treno, vivono, no? La vita la vivono, sì, appunto. E, e passano una giornata splendida, che poi li legherà sostanzialmente per tutta la vita, nel divenire della vita. Poi nella fine del film c'è il ritorno nei luoghi che li aveva visti camminare di Vienna. I luoghi sono cambiati, non sono più gli stessi, anche se sono... Ma questo ritorno non è triste, è riconoscerne l'importanza. Poi le cose cambiano, non si può più ritornare in quel momento là, non si può più ritornare nel momento là. E quindi è proprio il movimento che genera l'attività, che è l'attività. Nel film questa immersione nel gioco filmico, nel gioco interno all'immagine, nell'immagine, credo che forse l'immagine più importante sia proprio gli occhiali, quelli che ho adesso non a caso indosso, gli occhiali di Godard, dentro, immersa la pellicola, nella pellicola, con la pellicola, la vita.